Assalamu alaikum, io sono Karim di Radicati nella Scienza. Vi siete mai chiesti perché nell'Islam ci sono tante ripetizioni? Per esempio, fra le opere buone raccomandate nell'Islam c'è il dhikr Allah, che consiste nel ricordo di Allah e nel ripetere frasi o parole molte volte, quindi il menzionare frasi o parole molte volte. Oppure pensiamo al Corano, che è un testo molto ripetitivo. Ci sono tantissimi versetti che si ripetono e concetti che si ripetono, come le frasi Allah è udiente, Allah è sapiente, Allah è creatore, Allah è misericordioso, compassionevole. Perché così tante ripetizioni? Voi direte la classica risposta banale, perché così si imparano meglio le cose. No, perché che Allah subhanahu wa ta'ala sia creatore e sapiente lo sanno tutti, lo sanno anche i bambini, quindi non c'è bisogno di ripeterlo. Oppure direte, ricordiamo Allah perché Lui vuole così e chi menziona Allah frequentemente ha la ricompensa. Giustissimo, e la motivazione deve essere questa. Tuttavia, in questo video andremo a capire il perché dal punto di vista psicologico, ossia qual è il beneficio, qual è l'obiettivo della ripetizione dal punto di vista psicologico, quindi scientifico. Questo video è molto importante, io lo considero il padre dei prossimi video che verranno, ossia perché se capite bene questo, tutti gli altri li capirete subito in un batter d'occhio. E guai a chiudere il video prima che sia ancora concluso, anzi non solo dovete guardarlo fino alla fine, ma vi consiglio anche di guardarlo almeno 3 volte. Capirete il perché guardando il video, è per il vostro bene. Se guardate il video fino alla fine saprete il segreto per aumentare la fede e rimanere saldi in essa e come far sì che la religione diventi molto più facile. Quindi guardatelo tutto, e se non potete guardarlo tutto adesso salvatelo da qualche parte e poi quando avete tempo guardatelo, è molto importante. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ora partiamo dal capire che abbiamo 2 menti e non una. Sapere ciò è molto importante perché è ciò che ci frega, è il pensiero che abbiamo una sola mente, cioè quella conscia. Invece abbiamo la mente conscia, che è quella con cui pensiamo normalmente, e la mente inconscia. Ed è una mente di cui non siamo consapevoli, ma che ha un'enorme influenza sui nostri comportamenti. È un po' come se fosse il nostro pilota automatico dietro le quinte. Quando si ha un obiettivo, bisogna far sì che le 2 menti siano concordi, perché se sono discordi, la mente che tenderà a prevalere sarà quella inconscia. Per farvi un esempio, se voi volete dimagrire, quindi seguite una dieta che vi dice di non mangiare panini da fast food, patatine fritte, dolci, eccetera, quindi quei cibi di alto contenuto calorico. Però nel vostro inconscio sta scritto che quei cibi sono buoni e che non potete farne a meno. Ecco, ciò che succederà è che appena voi avete la possibilità di prendere uno di quei cibi, per esempio siete fuori, vedete un gelato, guardate il portafoglio, ci sono i soldi per prendere il gelato, ecco che voi prendete il gelato e mangiate il gelato, anche se consciamente sapete che mangiare il gelato non è una cosa buona, non è nel vostro obiettivo. Poi si dice che le diete non funzionano. Quello che non funziona di solito è la mentalità e bisognerebbe lavorare prima su quella. Anche per fare allenamento o palestra è la stessa storia. Voi consciamente dite vado in palestra così mi tengo in forma, fa bene alla salute, faccio i muscoli, migliora la circolazione, però la vostra mente inconscia vi rema contro e ti dice ma che te lo fa fare, stai a casa sul divano, sul cellulare così a perdere tempo sui social. Io per esempio nel mese di Ramadan mi sono approfittato per perdere peso, perché è molto più facile perdere peso nel mese di Ramadan, perché hai la certezza che dall'alba al tramonto tu non mangerai, perché è radicato nel nostro inconscio come musulmani che nel mese di Ramadan, durante il giorno, non si può mangiare, è impossibile, e in effetti non facciamo neanche fatica.
Se anche qualcuno ci venisse da noi e ci dicesse mangia questo pezzo di pizza che è buonissimo, oppure bevi questo bicchiere di acqua fresca che è buonissima e ti do 1.000 euro, noi non ci pensiamo neanche 2 volte a rifiutare, perché nel nostro inconscio è radicato che non si può assolutamente mangiare. Quindi per me il digiuno vero e proprio iniziava dopo il tramonto, quindi dovevo mangiare poco e sano. Approfittavo delle ore del sonno, mi svegliavo 5 minuti prima del Fajr, così da non avere tempo per mangiare molto, e alla fine del mese ho perso circa la bellezza di 10 kg, che per me in un mese sono tanti. Invece per un non musulmano è normalissimo mangiare durante il mese di Ramadan, perché nel suo inconscio non c'è scritto che non si può mangiare. Oppure pensiamo a un italiano che ha sempre vissuto bevendo alcol e mangiando maiale e vedendo donne scoperte. Nel momento in cui decide di convertirsi all'Islam, perché si è convinto, farà molta fatica ad abbandonare l'alcol ed il maiale, perché nel suo subconscio sono una cosa buona. Invece per noi, che non siamo esposti a quei cibi, non facciamo alcuna fatica ad astenerci. Quindi l'italiano farà fatica, a meno che la sua conversione non sia dovuta ad uno shock. In quel caso, se la sua conversione è dovuta ad uno shock, non farà fatica a seguire nessuna delle regole islamiche. Perché, vi starete chiedendo? Beh, se guardi il video fino alla fine lo scoprirai. Se continui a guardare lo scoprirai. Oppure pensiamo ad esempio alla puntata numero 1 di Radicati nella Sentenza, ve la linko qui sopra. Abbiamo visto come la mia famiglia non ne voleva sentir parlare di mangiare un coniglio macellato dai cristiani. Questo è perché nel loro inconscio è radicato che si può mangiare solo la carne macellata da musulmani secondo il modo islamico. Ora vi starete chiedendo, o meglio, io penso bene di voi, quindi penso che vi state chiedendo, perché voi siete pigri mentalmente e non vi chiedete nulla. Comunque, per chi stesse dormendo, sveglia, ora c'è la domanda molto importante adesso. Quindi vi starete chiedendo, come faccio dunque a far sì che la mia mente inconscia remi dove voglio arrivare io, e che non mi metta il bastone fra le ruote, ma che anzi stia lei a lavorare per me? Questa è una domanda molto importante, infatti la ripeto. Come faccio dunque a far sì che la mia mente inconscia remi dove voglio arrivare io, così che non mi metta il bastone fra le ruote, ma che anzi sia lei a lavorare per me? E questo è il punto, infatti. Ci sono 3 modi per programmare la mente inconscia. Il primo è l'ipnosi, il secondo è lo shock. Avete mai sentito qualcuno che mentre racconta una storia ad un certo punto dice è successo un fatto che ha stravolto la mia vita? Ecco, di solito si tratta di uno shock che stravolge la mente inconscia, quindi cambia la persona in modo quasi definitivo. Il terzo modo è la ripetizione. Qual è dunque il modo migliore da scegliere? Allora, io non sono un ipnotista, non so ipnotizzarvi, non ne sono capace, quindi l'ipnosi lasciamola perdere. Lo shock, io non posso prendere qualcuno qua in diretta e uccidervelo in diretta così voi cambiate mindset, non posso farlo. Non ci resta quindi altro strumento che la ripetizione. Noi siamo quello che ripetiamo più spesso. Siamo il frutto di ciò che ripetiamo più spesso. Con ripetizione intendo ripetere cose verbalmente, fisicamente, oppure esporsi a cose che possono essere uditive o visive o entrambi, o anche frequentare persone. Ripetizione fisica intendo praticamente le cose, i movimenti che si fanno, anche loro entrano nel nostro inconscio. Per esempio pensiamo a uno che ha sempre guidato la macchina con il cambio manuale. Quando si mette a guidare la macchina col cambio automatico, in cui non c'è la frizione,
ecco che lui è abituato a schiacciare la frizione, quindi ti vedi questa persona che ha la gamba sinistra che si muove da sola, cerca di schiacciare qualcosa che non c'è, perché nel suo inconscio c'è scritto che quando si guida bisogna schiacciare la frizione, altrimenti la macchina non si guida. Ora ritorniamo alla domanda iniziale. Lo scopo, ragazzi, della ripetizione non è tanto quello di imparare. La cosa importante è la ripetizione, perché in teoria imparare le cose servirebbe per poi ripeterle ciò che si è imparato, altrimenti è inutile. Una volta su un gruppo Facebook una persona chiedeva su come fare per aumentare la fede e nei commenti sotto a quel post in molti scrivevano che per aumentare la fede bisogna imparare, leggere, studiare, eccetera, eccetera. Io leggevo quelle risposte, diciamo, con sospetto e mi chiedevo, ma davvero la fede aumenta con la mera assimilazione di informazioni? Ma davvero la fede aumenta con la mera assimilazione di informazioni? No. Quello che aumenta la fede è la ripetizione, perché porta le informazioni a radicarsi nell'inconscio. Vi faccio un esempio. Ho conosciuto di persona un uomo che conosceva il Corano a memoria, dalla prima pagina all'ultima, ed è stato anche un imam per la moschea, eppure si è ritrovato in una situazione in cui io l'ho visto che teneva in mano, gli ho parlato che teneva in mano in una mano una birra e nell'altra una sigaretta. Questo è per dirvi che la mera conoscenza non vi garantisce nulla. La conoscenza non vi garantisce nulla. Per esempio, in questo canale Radicati nella Scienza, che appunto si chiama Radicati nella Scienza e non radicati nell'imparare la scienza, con scienza si intende conoscenza, io non ho mai fatto un video con intenzione di insegnare qualcosa a qualcuno, perché penso e spero che le cose le sappiate già. Infatti i miei video non li chiamo mai lezioni e non mi permetto di fare lezioni. Il mio scopo è quello di ricordare insieme aspetti della religione ed appassionare ad essa e condividere il fuoco che ho dentro per essa. Quindi quando venite in questo canale l'intento deve essere quello di parlare insieme della religione, è quello di ricordarci di essa, di fare come una sorta di chiacchierata tra amici, a prescindere dall'argomento. Una mentalità perversa che dovete rimuovere, se avete, è quella di dire ma questo argomento io lo conosco benissimo, non lo sto a riguardare. Oppure ma questo hadith io lo conosco da anni, non lo sto a rileggere. No ragazzi, non funziona così. Se voi vi limitate solo a imparare e ad immagazzinare e basta, significa che dell'Islam avete capito ben poco. Questa è la mentalità di uno che pensa che l'Islam sia una scuola universitaria. Il fine ultimo dell'Islam non è quello di renderti dotto, non è quello l'obiettivo. Se fosse quello l'obiettivo ci basterebbe tutti andare all'università a studiare, prendere il pezzo di carta e saremmo a posto. Invece l'obiettivo è quello di credere e operare bene, Allah subhanahu wa ta'ala non dice e coloro che credono e sanno entreranno in paradiso. Non dice e coloro che credono e sanno entreranno in paradiso, ma dice coloro che credono e operano bene. Ed è difficile operare bene se non si fa la ripetizione di ciò che si impara. Vedremo infatti che la ripetizione aiuta a operare bene, aiuta nell'adorazione. Voi per esempio non avete idea di quanto io mi sia rivisto il video in cui recito il hadith ihfadillah ihfadillah tajidu tujak. Me lo sono messo in loop in macchina me lo sono messo in macchina o prima di dormire, oppure quando ho 10 minuti liberi in cui non so cosa fare, me lo rimetto e me lo riascolto, me lo metto in loop. E anche tuttora me lo riascolto ben volentieri, e anche fra 20 anni lo leggerò con la stessa passione ed ammirazione e fascino come per la prima volta. E ciò va fatto con tutta la conoscenza islamica, privilegiando chiaramente gli argomenti come la fede, le storie, Allah
del prendere solamente ciò che ci serve, insomma. Sapere tipo argomenti come l'eredità, quelle cose lì non ci servono, se li studiano i sapienti, a posto così. Riassumendo, caro fratello, gentilissima sorella, nell'Islam non ci interessa nulla di quello che sai, non ci interessa nulla di quello che sai, ma di quello che applichi di ciò che sai, quello che ripeti di quello che sai. Comunque non voglio sminuire assolutamente l'importanza del richiedere la conoscenza e dell'imparare. Le due cose vanno di pari passo, perché se ti limiti ad imparare senza ripetere, ciò fa di te un arrogante, e se ti limiti a ripetere senza imparare, ciò fa di te un ignorante. Lo ripeto, se ti limiti solo ad imparare, quindi a richiedere la conoscenza senza ripetere, ciò fa di te un arrogante, e se ti limiti solo a ripetere senza imparare, ciò fa di te un ignorante. Quindi ragazzi, con la ripetizione le cose vanno nel nostro inconscio. Per esempio le persone che fumano è perché nel loro inconscio sta scritto che fumare è utile, è funzionale in qualche modo, altrimenti non fumerebbero. E come ha fatto questa cosa ad iscriversi nel loro inconscio? Semplicemente con la ripetizione, quindi esponendosi ripetutamente a persone che fanno tale pratica, perché a livello razionale nessuno sano di mente inizierebbe, perché neanche si può dire che il fumo sia piacevole, anzi le prime esperienze non sono affatto piacevoli, ma è l'inconscio, il loro inconscio che li obbliga in qualche modo ad iniziare a continuare, è solo l'inconscio. Alcuni dicono ma si inizia da giovani, quando non si ha la consapevolezza dei rischi e bla bla bla. Ma cosa stiamo dicendo? Che il fumo faccia male e che costa e che provoca dipendenza eccetera, lo sanno anche i muri. Infatti non è questione di conoscenza, non è questione di conoscenza, ma questione di ripetizione, esposizione alle cose. Per esempio le nostre sorelle che non mettono il velo è perché sono esposte a persone che non mettono il velo. Con esporsi intendo vedere, sentire cose sia dal vivo che online, che sui social, perché magari sui social, su Instagram vedono determinate ragazze senza velo che ammirano eccetera, e quindi quel loro modo di vestire che loro vedono sui social, su Instagram, in TV eccetera, oppure dal vivo, quel loro modo di vestire lo fanno loro, avendolo visto, rivisto. Al contrario invece le ragazze invece che sono esposte a vedere altre ragazze o donne con il velo, vediamo che il loro subconscio viene influenzato da ciò e sentono il bisogno di coprirsi. Per questo, cara sorella, se vuoi mettere il velo però non ti senti convinta, ti consiglio di seguire e vedere molto le sorelle che si coprono, sia dal vivo che sui social. Per esempio, lo scopo appunto delle fashion blogger musulmane è quello di cercare di influenzare le sorelle a portare il velo e ad indossare il velo, facendolo passare appunto come una cosa bella, quella di vestirsi con il velo, di coprirsi, appunto facendolo passare nell'inconscio delle musulmane. Ora ragazzi, so che c'è il dibattito se queste ultime indossano correttamente il hijab in maniera islamica oppure no, ma qui non mi interessa entrare nel dibattito adesso, perché non siamo radicati nella sentenza ma siamo radicati nella mentalità. Ora ci interessa capire come funziona la mente. Chiaramente lo stesso discorso vale anche per i fratelli, anche loro devono seguire ed essere esposti ad altri fratelli che si vestono in maniera corretta, non pantaloncini corti o pancia nuda al mare eccetera, e che seguono la sunna, che si ricordano di Allah, che ricordano di Allah. Invece ragazzi, state lontani da persone che bevono e fumano e che pensano solo alla dunya, solo alla vita terrena. Non meritano la vostra compagnia, Io con persone per esempio così non ci sto, perché non si meritano la mia compagnia. Se proprio mi vogliono che io stia con loro mi devono pagare. Allah subhanahu wa ta'ala dice: il giorno in cui l'ingiusto si morderà le mani e dirà:
me disgraziato, ah, se avessi seguito la via con il messaggero, guai a me disgraziato, se solo non avessi scelto il tale per amico, se solo non avessi scelto il tale per amico, sicuramente mi ha sviato dal monito dopo che mi giunse. Subhanallah, in questo versetto vediamo che Tizio, che si ricordava di Allah, che era sulla strada giusta, quindi ricordava Allah, ad un certo punto prende per amico Caio, e sarà questa la sua rovina, prende per amico Caio, e quest'ultimo lo svia dal ricordo di Allah, dalla ripetizione. Infatti vediamo che lui si lamenta del fatto che l'ha preso per amico, non il fatto che l'amico l'abbia convinto, non ha detto ah guai a me che mi sono fatto influenzare, non dice così, dice proprio che l'ho preso per amico. Quindi quest'ultimo lo ha sviato dal ricordo di Allah, dalla ripetizione di Allah, e gli ha fatto ripetere altre cose. Così. Quindi ragazzi, avendo capito questa cosa della ripetizione, possiamo sfruttarla a nostro favore, cioè ripetendo cose positive, cose che sono in linea con i nostri obiettivi, ed allontanarci nel modo più assoluto dalla negatività, da persone o cose che parlano di cose haram. Ma dobbiamo circondarci di persone che ci ricordano di Allah, che siano offline, quindi persone fisiche che possiamo toccare, oppure online, persone che vediamo tramite schermo. E non dite ragazzi, no, ma io anche se ascolto queste cose o vedo queste persone non mi faccio influenzare. Sbagliato ragazzi. Quello che voi pensate a livello conscio non ci interessa nulla. Il guaio è l'inconscio, che è una cosa di cui non abbiamo il pieno controllo. Allah subhanahu wa ta'ala cosa dice? Lui che conosce come funziona la nostra mente. Allah subhanahu wa ta'ala conosce come funziona la nostra mente perché è Lui che ha creato la nostra mente. Dice Allah subhanahu wa ta'ala nel Corano: certamente nel libro è già stato rivelato, quando sentite che vengono smentiti o sbeffeggiati i segni di Allah, quindi i versetti di Allah, non sedetevi con coloro che fanno ciò, fino a che non scelgano un altro argomento, altrimenti sareste come loro. Quindi il semplice stare con loro e esporvi a quello che dicono loro vi rende come loro. Ciò è subconscio. Poi dice: in verità Allah radunerà tutti gli ipocriti e i miscredenti all'inferno. Anche qua, se vi esponete a persone che deridono, smentiscono i versetti di Allah, influenzano il vostro inconscio, senza che voi ve ne rendiate conto, perché a livello conscio pensate: no, ma io queste cose qua certo non le credo, io credo in Allah e così via. Ma a livello inconscio che c'è la fregatura. Poi notiamo che c'è quasi sempre la frase che condanna i miscredenti all'inferno. Ciò serve appunto affinché ciò si radichi nel nostro inconscio. E pensate che neanche il profeta sallallahu alaihi wasallam era immune dalla ripetizione negativa. Disse infatti Allah subhanahu wa ta'ala nel Corano: e se non ti avessimo rafforzato avresti inclinato un poco verso di loro. Subhanallah, avresti inclinato un poco verso di loro. Ora ragazzi, ora cari fratelli e sorelle, sapete perché inizio sempre i video dicendo assalamu alaikum, io sono Karim di Radicati nella Scienza, e non mi limito neanche solo a dirlo, ma lo metto anche per iscritto sopra il video. Sapete perché? Voi penserete che sia una frase che serve ai nuovi per conoscermi. In realtà non è proprio così, perché comunque la frase dice ben poco di me. Non è proprio per quello, per farmi conoscere ai nuovi. O meglio, in parte sì, ma serve principalmente per posizionarmi nelle vostre menti, nella vostra mente inconscia, a forza di ripeterla. Perché? Perché così, se voi volete parlare di me ad altre persone, direte una cosa più o meno così: ehi, ma hai sentito tu cosa ha detto Karim di Radicati nella Scienza? Karim di Radicati nella Scienza ha detto che eccetera eccetera. Oppure se magari un giorno mi incontrate per strada, vi rivolgerete a me dicendo: ehi, ma tu sei Karim di Radicati nella Scienza? Perché appunto mi sono posizionato nella vostra mente inconscia e sarete quasi forzati a chiamarmi così, nel modo in cui voglio io.
non nel modo in cui magari vi inventate voi. Non lo lascio scegliere a voi il modo con cui mi chiamate. Perché infatti se invece non mi posizionassi nelle vostre menti, qualcuno potrebbe chiamarmi: ehi, ma tu sei quello che fa i video su YouTube sull'Islam con tutti i capelli spettinati? Oppure ehi, ma te sei quel ragazzo là un po' imbranato che parla su YouTube? Eccetera, eccetera, eccetera. Sapete perché ci alziamo la mattina? Perché nel nostro inconscio sta scritto che è più benefico alzarci invece che restare a dormire. Se non fosse così, dal letto noi non ci alziamo. Ora arriviamo al Fajr, alla preghiera mattutina. Ora, se vi chiedo se è più benefico svegliarsi per il Fajr anziché stare a dormire, so per certo che tutti voi all'unanimità mi risponderete che certo che svegliarsi per il Fajr è meglio che restare a dormire. Ne sono sicuro, tutti voi mi risponderete così se siete musulmani. Ma se andiamo adesso a verificare quanti di voi si svegliano effettivamente per il Fajr, troviamo un'altra storia. Ora ragazzi, io cerco sempre di pensare bene di voi e spero che tutti vi svegliate per il Fajr. Ora siete anche d'accordo con me che non è possibile che tutti voi vi svegliate per il Fajr. Molti di voi avranno dei problemi per il Fajr. Io stesso li ho dei problemi, però io ho la fortuna di avere i miei fratelli che mi svegliano. Se no avrei anch'io dei seri problemi a svegliarmi per il Fajr. Se non ti svegli, sappi che la causa sta nel tuo inconscio, perché nel tuo inconscio sta scritto che dormire è meglio che svegliarsi per il Fajr, anche se tu sostieni convintamente il contrario. Qual è dunque la soluzione? Beh, ce la fornisce la religione stessa. Infatti cosa dice più il muaddin, colui che fa l'adhan nell'adhan del Fajr? Perché l'adhan del Fajr è particolare perché si aggiungono delle parole. Quindi cosa diceva più il muaddin? As-salatu khairun minan naum. La preghiera è meglio del sonno. Anche qua nel Adhan c'è molto la ripetizione, perché oltre al fatto che l'Adhan viene cantato 5 volte al giorno, ma quando sentiamo l'Adhan non dobbiamo solamente limitarci ad ascoltarlo, ma dobbiamo anche ripetere le stesse parole, ad eccezione di Hayya ala salat, Hayya al falah. Perché quindi la frase la preghiera è meglio del sonno viene ripetuta? Non è certo per informare, perché tutti i musulmani sanno che la preghiera è meglio del dormire, ma affinché penetri nell'inconscio. Quando il tuo inconscio capirà che la preghiera è meglio del sonno, allora ti sveglierai senza troppi problemi. Ora c'è anche chi dice che questa frase non andrebbe detta solamente al Fajr, ma anche al Dohr, al-Asr, al Maghrib e così via, perché purtroppo la Umma dorme sempre, ma è un'altra storia. Ora qualcuno potrebbe dire: ma io non mi sveglio perché proprio non riesco e non ce la faccio. Sì, certo. Vuoi vedere che se al lavoro ti dicessero di venire alle 4 o alle 5 del mattino, tu farai qualsiasi cosa per essere in orario? Ti sveglierai alle 3:30, alle 2, ti metterai 10.000 svegli sul telefono, ti inventerai una sveglia che appena suona ti butta giù un secchio d'acqua gelida, dirai ai tuoi familiari di svegliarti, quelli più svegli a svegliarti, perché nel tuo inconscio sta scritto che il lavoro è più importante del sonno. Ora ragazzi, ora carissimi fratelli e gentilissime sorelle, ascoltatemi bene e riflettiamo su questo grandiosissimo hadith, perché vi ho detto prima che vi dirò il segreto appunto del
di come facilitare le adorazioni. Comunque non sarò io a dirvelo, ma è il profeta sallallahu alaihi wasallam che ci rivela questo segreto. Venne un giorno un uomo dal messaggero di Allah sallallahu alaihi wasallam e gli chiese, con un tono lamentoso, disse al profeta sallallahu alaihi wasallam: "Oh messaggero di Allah, per me sono troppi i riti dell'Islam, ossia le cose da fare nell'Islam sono troppe, bisogna fare quello, bisogna fare quell'altro, bisogna non fare questo e quest'altro, c'è la preghiera qui, c'è la preghiera di là, sono troppo per me. Mi potresti indicare qualcosa a cui io mi posso aggrappare?" Quindi l'uomo cercava qualcosa di semplice da applicare e da fare, con cui tutto il resto diventasse più semplice. Non è che è venuto dal profeta sallallahu alaihi wasallam con l'intenzione che il profeta sallallahu alaihi wasallam gli dicesse: "Guarda, ok, siccome stai faticando molto, allora ti dico di non fare questa preghiera, di non fare questo, di non fare quell'altro." È venuto con lo scopo di prendere qualcosa che gli rendesse più semplice la vita, più semplice l'adorazione. E infatti qua c'è la risposta grandiosa del messaggero di Allah sallallahu alaihi wasallam, che il profeta sallallahu alaihi wasallam è una persona eccezionale, una persona fantastica, perché anche nel modo in cui gli ha consigliato, è veramente qualcosa di stupendo. Gli ha detto così, rispose così il profeta sallallahu alaihi wasallam: "Ala zala lisanuka ratban min dhikrillah, la zala lisanuka ratban min dhikrillah", cioè la tua lingua è morbida al ricordo di Allah, ossia è morbida perché è una lingua che parla, che ricorda Allah, è una lingua morbida. Quindi gli ha consigliato il ricordo di Allah subhanahu wa ta'ala. Cosa gli consiglia quindi il profeta sallallahu alaihi wasallam? Consiglia la ripetizione, che serve appunto a programmare l'inconscio. Una volta programmato, tutta l'adorazione diventa molto più semplice. Subhanallah, wa ma yanti'u anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Subhanallah. La ripetizione, cari fratelli e gentilissime sorelle, è molto importante e soprattutto deve essere costante. Cioè non si può arrivare a un punto in cui dici: "Ho già ripetuto troppo, ho già menzionato Allah troppo". Non esiste sta cosa, bisogna sempre ricordarsi di Allah subhanahu wa ta'ala, perché se voi smettete, ecco che voi morite, ecco che la fede inizia a calare e voi morite. Disse il profeta sallallahu alaihi wasallam: l'esempio di colui che ricorda il suo Signore e chi non ricorda il suo Signore è come il morto e il vivo. Chi ricorda quindi il suo Signore è vivo e chi non lo fa è morto. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. صدق رسول الله. Ringrazio tutti voi per essere stati con me per tutto questo tempo, vi ringrazio. Il mio consiglio è quello di riguardare il video almeno 3 volte, tanto non vi costa nulla, io non ci guadagno niente se voi lo riguardate più volte, ma ci guadagnate voi. Ricordatevi di condividere e السلامة. أما الذين ابتعدوا عن المساجد وابتعدوا عن كتاب الله عز وجل فوالله إنهم يشعرون بضيقة عظيمة، لأن الله عز وجل يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. والنسيان هنا بمعنى الإعراض، فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. Ti è piaciuto il video? Bene, ricorda di mettere mi piace e condividilo con le persone a cui vuoi più bene e commenta per farci sentire la tua opinione. Da noi di Radicati nella Scienza avete tutto il rispetto e ammirazione.